Sono colpito da cosa? Innanzitutto dai due terminali offensivi esterni del Bologna, che secondo me entrambi hanno fatto una grande partita, poi ovviamente un occhio di riguardo per il nostro Bernardeschi. Io ascoltavo anche il post partita Sky, la nazionale, come al solito esageriamo. Non esagero certamente nel dirvi che Daniel Malen è un altro di quelli che seriamente mi fanno perdere le staffe. Da che punto di vista? Oggi la Roma ha fatto fatica, a merito di un Bologna secondo me in una delle sue miglior versioni. La Roma ha fatto fatica a connettersi, a collegarsi, no? A trovarlo questo giocatore lì davanti, e nonostante ciò, due legni sul gol pareggio della Roma. C'è il suo zampino e, e nel primo tempo praticamente mette in porta Saragossa. Cioè, in una partita dove tu dici, ma bisogna trovare il modo, ed è verissimo, assolutamente, perché se la Roma per 60-70 minuti comunque è stata, no, un po' in, tra virgolette, balia comunque dell'impostazione anche tattica del Bologna, con questi lanci sul lungo e compagnia cantante. E nonostante ciò, Malen ti tira avanti la carretta. È impressionante. Veramente, devi per forza, cioè, per quello che stiamo vedendo in Serie A, arriva uno come Malen, davvero resti sbigottito. Cioè, è proprio per questo motivo starò sempre qui a sottolinearlo. Ne parleremo di questo Bologna-Roma, una partita molto italiana, giustamente, se non l'avessero detto che, no, che si giocavano un ottavo di Europa League, nessuno l'avrebbe pensato, perché sono due squadre italiane, poi non è che scopriamo l'acqua calda. E poi andiamo anche su Fiorentina Ratko, adesso stanno per entrare nel recupero, c'è stato un palo, no, traversa più che palo di piccoli prima. Però, mamma mia, io pensavo che la Fiorentina stasera, lo so, con le sostituzioni, è vero. Ah, forse c'è un rigore? No, ma forse è fuori area? È fuori area. Fuori area. Vabbè, in ordine, ci sarà modo dopo, nella seconda parte, di andare su Fiorentina Ratkov. Prima, no, Ratkov, il giocatore. Rakov, mi confondo. Prima però, come al solito, vi invito a spolliciare per, no, in qualche modo dare forza all'algoritmo. Iscrivetevi se volete seguire i prossimi contenuti. In descrizione trovate tutti i profili social, e soprattutto trovate anche i vari link che ci portano anche a seguire Sport in Oro, e quindi il canale del Tribunale delle Romane, perché sarò subito, immediatamente, dopo aver registrato, sono lì in trasmissione, collegamento televisivo come al solito, ogni giovedì, insieme a Sebino, insieme a Bruno Giordano e a tanti altri, andiamo a commentare quello che abbiamo visto sia oggi, ma ovviamente, come sempre, discorso ampio anche sulla Champions e su tutto il resto. Quindi vi aspetto, sempre in descrizione trovate tutto. Bologna-Roma. Io ho visto anche un po' le facce degli allenatori, e Italiano l'ha fatto proprio percepire che è stato un pari che non gli ingozza, perché in effetti, per quello che abbiamo visto, credo che il Bologna, sì, come hanno detto anche un po' a Sky, si sia lasciato preferire, soprattutto perché per 60-70 minuti era veramente in pieno controllo, in gestione della partita. Ha mancato anche il raddoppio con Pobega, perché il solito Svilar, come al solito, esce tempestivamente, e poi subisce un gol che sicuramente, no, crea del rammarico, perché questo up and under di Svilar, in qualche modo João Mario cerca di addomesticare il pallone, invece gli sfugge. Bravissimo Cristante, ancora più bravo, lo dicevamo prima, Malen a sterzare. E poi io pensavo l'avesse passata volutamente quella palla a Pellegrini. In realtà, ah, no, è rigore. È rigore. Bene, bene, è rigore. Pensavo che la passata volutamente, invece era un tiro, scivola, però non mi sento di dire che ci fosse fallo, soprattutto in virtù del fatto che è stato un arbitro molto permissivo. Quindi metro arbitrale,
a mio avviso perfetto per una partita europea e assolutamente giusto, giusto così. Fatemi vedere un attimino al volo in diretta. Gudmundsson, se ha il coraggio di farmi arrabbiare, perché bisogna vincere in casa, la Fiorentina deve vincere. Ah, passettino, ce la butta. Passettino e spiazza il portiere. Bene, bene, bene. E lo dicevo prima, Bologna mi è piaciuto soprattutto sui terminali, Rowe sul gol clamoroso, ne salta 4-5 praticamente, mette sta palla a Bernardeschi, bravissimo Rowe. Dall'altro lato devi fare meglio, assolutamente parlo della Roma. Bernardeschi veramente la gamba molto leggera, molto spigliato, l'ho visto veramente oggi migliore in campo, senza ombra di dubbio, perché comunque ogni volta che partiva aveva inventiva o andava verso l'esterno o verso l'interno, e abbiamo visto anche una buona parata di Svilar. No, veramente spigliato se ha questa gamba. Non sto qui a dirvi la nazionale, come al solito possiamo dare un eccesso all'altro, però è in buone condizioni il ragazzo, questo va assolutamente detto. Vediamo. E per concludere la Roma esce con un pari che è buono, un pari che è buono perché alla fine, lo dicevo prima, cioè, meno male per la Roma che c'è Malen, ma altrimenti fa fatica. Abbiamo visto che già Pellegrini quando è entrato ha fatto un gol pesante, aveva messo un'altra palla sempre a Malen, che poi appunto è lì che prende il palo, se non sbaglio. Già qualcosina Pellegrini, ma altrimenti si fa fatica senza Dybala, senza Sule, senza Conne in mezzo al campo. Oggi era squalificato Mancini, c'è il lungo de gente Angeligno di cui non parla nessuno, ma la Roma, cioè ha 4-5 titolarissimi fuori, gli stessi attaccanti comunque che possono dare un cambio, Ferguson e Dobbik, quindi la Roma ha tanti giocatori fuori. Questo è un qualcosa di cui dobbiamo discutere, che va messo, no? Va messo sul piatto onestamente, quindi è un risultato buono in vista del ritorno, anche perché il Dallaria comunque ha spinto, ha aiutato la squadra. Al ritorno ci sarà sicuramente un olimpico caldissimo di fuoco. Bene. Per quanto riguarda la Fiorentina, sta per concludersi la Fiorentina, che era andata sotto e bisogna dire che è riuscita a ribaltarla subito. Ecco, già questa è una buona notizia. Il primo tempo è stata una gara anche abbastanza letargica, se vogliamo, perché poi c'è stata, ricordo soprattutto l'occasione di Fazzini, sbaglio lui, bella discesa da parte del piccoletto là. Come si chiama il piccoletto? Mamma mia, non mi viene in mente. Il mancino là che la mette in mezzo, Parisi. E quella è l'occasione più importante. È vero che su qualche palla inattiva, tipo il tacco di Gossens, qualcosa c'era stata, ma quella praticamente è l'unica occasione del primo tempo. A inizio gara forse il Racco con qualcosino, con quel tiro diagonale, con quella c'era stata, però primo tempo abbastanza trascurabile, diciamo così. E il problema della Fiorentina è che al primo tiro in porta prende gol. Dietro fa fatica su una palla lanciata, spizzata dall'attaccante, e Comuzzo completamente addormentato. E praticamente non riesce a intercettare sto pallone. Male ancora una volta per quanto mi riguarda. Il problema della Fiorentina è soprattutto la fase difensiva. E proprio la qualità anche dei difensori. Mi permetto di dire un qualcosa che forse ho detto sempre. Però lo devo ribadire, perché di Comuzzo si parlava di un difensore che valesse 30 milioni, mi ricordo che c'erano prezzi assurdi su sto ragazzo, ma io gli continuo a vedere degli errori clamorosi. Finita o no? Finita. È un risultato comunque importante, perché ripeto, sai, se poi in casa e in qualche modo vai sotto, oggi tante rotazioni, fuori i volti noti, Fagioli, che non lo sappiamo, e quindi mi aspettavo che poi si impanicasse, invece è arrivato subito il pari. Forse anche questo è stato di grande ausilio, cioè il bel tiro tra l'altro di Ndur, e quindi in qualche modo poi con questo rigore finale, se non l'ho visto benissimo, ma il braccio era largo, quindi se in aria assolutamente rigore, benissimo, anche se abbiamo visto con gli Gallonia, se non giochi in maniera sufficiente
Il 2-1 non conta niente, quindi c'è poco da dire in tal senso. Bisogna assolutamente fare una partita seria al ritorno, anche se sì, anche se del Rakov bisogna assolutamente avere rispetto. Mi dispiace per Piccoli che deve trovare più continuità, deve trovare gol. Oggi qualche palla, ripeto, bravo sull'occasione dove prende la traversa, però ha avuto anche tutto il tempo per caricare, per prepararsi, e quindi lì l'attaccante secondo me deve fare gol. E un po' sto ragazzo sta mancando, mi sento di dire. Però, buono, arriva una buona vittoria. Alla fine, in qualche modo, arriva una buona vittoria. E bene così. Nulla di scontato. Per la Fiorentina adesso non c'è veramente nulla di scontato. Se consideriamo che anche la partita di stasera, vedevo la curva, no, lo specchiettino dei tifosi del Raco, no, caldi, invece zona centrale, tribuna proprio praticamente quasi vuoto, il deserto. Brutto, quindi non è semplice, non è assolutamente semplice, per cui quando arriva una vittoria la si prende e come. Va bene, signori, fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate le carte, se volete iscrivetevi al canale, vi aspetto, mi raccomando, al Tribunale delle Romane. Un grande abbraccio, Aneschi.